Sì, salve. Questa è la recensione della HTC Recamera, un action cam come possiamo vedere a forma di periscopio e la confezione con cui è arrivata è questa qui. Vedi, l'HTC si trovava quindi in questa posizione. All'interno possiamo quindi trovare il cavo micro USB USB, poi c'è l'accetto e i vari libretti di istruzione, vedete, nelle varie lingue, tra cui anche l'italiano. Per quanto riguarda la camera, ha la certificazione IP67 che mi permette praticamente di fare riprese subacquee inserendo questo tappino, vedete, che copre la presa USB e poi sotto questo coperchietto c'è la micro SD inclusa nella confezione da 8 giga. Utilizzandolo in questa configurazione non posso andare sott'acqua, mettendo il tappetto invece posso arrivare fino a 1 metro di profondità. Vedete, la camera ha i LED, praticamente, che sono quello per la batteria e quello praticamente che ci dice se l'action cam è nella modalità foto o video. Il microfono si trova nella parte superiore e poi c'è questo pulsante che con una pressione mi fa una foto e con invece una pressione prolungata parte praticamente la registrazione video. Se voglio fare invece lo slow motion abbiamo questo pulsante qui sotto che praticamente si mimetizza con il colore dell'action, che mi fa quindi i formati slow motion con un rallentamento di 4x 720 pixel. Le caratteristiche di questa action cam: abbiamo quindi una fotocamera da 16 megapixel, i video con una risoluzione massima vanno a 1080p con 30 frame per secondo in Full HD, l'angolo di visuale di 146 gradi, poi abbiamo il Bluetooth e il Wi-Fi. Per quanto riguarda la compatibilità è sia quella con iOS che con Android. Android 4.3 o superiore, iOS 7.8 e superiori. Per quanto riguarda i colori disponibili, questo è il blu, ma abbiamo anche il bianco e l'arancione. Il prezzo è di 100 pieno, di quello 149 euro. Ora la si può trovare anche intorno ai 100, tra i 120 e i 130 euro. L'unico problemino di questa action cam che ho praticamente riscontrato è quando l'ho collegata all'iPad, cioè con il sistema operativo iOS. In questo caso, quando praticamente la vado a collegare con il wifi tramite l'app, perdo praticamente la connessione wifi dell'iPad e si crea una connessione wifi proprio di questa action cam, quindi posso utilizzare l'app ma non posso quindi più navigare. Le foto sono eccellenti, anche se praticamente scatto una foto in movimento, comunque è dotato di stabilizzatore ottico, quindi la foto viene in maniera perfetta. Il problema di questa action cam è che praticamente delle foto e dei video non posso praticamente fare lo zoom, neanche quindi tramite l'app. Per i video non c'è nulla da dire, grazie infatti all'angolo di visuale molto elevato è possibile quindi fare delle riprese panoramiche ottime, anche di ottima qualità. E anche qui c'è lo stesso problema che non si può fare lo zoom del video. C'è presente quindi la funzione di stabilizzazione, abbiamo detto, il capovolgimento verticale automatico,
cioè la posso utilizzare anche nella modalità in questa maniera e poi tramite l'app il video viene automaticamente rigirato. Quando invece la uso in posizione orizzontale e vado a caricare il video su YouTube, in questo caso il video praticamente mi viene in un formato più piccolo. È necessario poi andarlo ad aggiustare con i vari editor di video che sono presenti su internet. Tramite poi la app è possibile salvare le foto sul cloud oppure sulla memoria interna del dispositivo, ridurre il rumore dello scatto fotocamera e videocamera, infatti fa un leggero suono che è possibile diminuire, eliminare poi il contenuto della SD formattandola e usare la posizione tramite il GPS del telefono del tablet. Poi abbiamo la funzione dello streaming live tramite YouTube, cioè se ho un account YouTube e voglio fare lo streaming live tramite questa action cam posso quindi farlo. Nelle impostazioni praticamente avanzate è possibile poi ripristinare ai valori predefiniti la cam, cioè una specie di ripristino di posizioni iniziali come c'è sugli smartphone, aggiornare il firmware, in questo caso il firmware appena collegato alla rete file è stato quindi aggiornato, poi l'ultimo aggiornamento infatti risale quando l'ho acquistata, cioè settembre 2015, ed è possibile inoltre spegnere la cam, infatti non c'è un pulsante di accensione e spegnimento, solamente tramite l'app si può spegnere in modo da salvaguardare la batteria. Inoltre abbiamo visto i due LED di notifica per la batteria, giallo e verde per capire lo stato di carica, blu che praticamente ci dice quando la ripresa è effettuata con lo slow motion. Ho fatto alcuni video che potete trovare su YouTube, sul canale sul mio canale YouTube di questa action cam provata sia in auto che sulla bici e ovviamente in auto ho utilizzato per attaccare, ho attaccato dietro lo specchietto retrovisore tramite fascette di velcro, mentre sulla bicicletta ho fatto quindi la medesima cosa, sempre con le fascette di velcro, però l'ho potuto mettere soltanto nella posizione orizzontale, quindi parallela quindi al manubrio. Non mi ha dato alcun problema e per quanto riguarda poi, facendo un paragone con la GoPro, che forse è migliore per qualità audio e video, risulta quindi una buona action cam, soprattutto perché è molto meno ingombrante della GoPro. La batteria è da 800, intorno agli 880 mAh, 800-900 mAh, quindi mi consente di fare tra circa un'ora e mezza di registrazione. Ci sono poi degli accessori che sono praticamente introvabili, infatti anche sul sito recamera.com non sono praticamente disponibili. Ho trovato quindi il supporto per la bici su eBay, però a un prezzo molto elevato e quindi praticamente ecco perché ho optato per le fascette di velcro che ho pagato quindi pochissimo. In fine dei conti quindi possiamo dire che l'action cam, diciamo che da 1 a 5 stelle io darei 4 stelle, diciamo 4 stelle perché ovviamente per me 5 stelle vuol dire l'eccellenza, e l'eccellenza comunque intendo la GoPro, che comunque ha molti più accessori, poi ci consente di fare anche delle riprese molto più spettacolari, perché ovviamente la posso portare quindi innanzitutto più in profondità nell'acqua, poi ha molti più accessori che comunque posso tranquillamente adattare anche a questa action cam, perché vedete c'è la vite di un quarto che si adatta a tutti gli accessori della GoPro e quelli delle macchine fotografiche. Niente, ho detto tutto, alla prossima.